Climbing Clean 2022 è stato un viaggio non solo attraverso l'Italia, un viaggio non solo attraverso queste falesie, un viaggio che ci ha permesso di conoscere, ci ha permesso di entrare in contatto con tanta gente entusiasta, tanti arrampicatori che vogliono dare una mano, e la cosa più bella per me è questo, no? Il fatto che è facile scalare, fruire di questi bei posti, ma poi non è così facile sacrificare parte del proprio tempo per fare queste cose, no? E vedere gente entusiasta che anche quando io, Max è inesauribile di energia, anche quando io avevo esaurito un po' le energie, prende il tuo posto, continua a lavorare, è fantastico, perché vuol dire che insomma il messaggio in un certo senso sta passando. Perché finché sono solo io o io e il Matteo che raccogliamo immondizia, o io e il Matteo e qualche amico che raccogliamo immondizia, non ce ne andiamo più fuori, cioè non ce ne andiamo più fuori. L'importante è che l'immondizia non venga lanciata. Climbing Clean è un'idea nata da Max Faletti, e tutto è iniziato ormai quasi 3 anni fa, quando io e Max eravamo insieme in spedizione in Pakistan, e Max, arrivati al campo base, insomma chiacchierando, mi butta lì la proposta di fare insieme qualcosa a favore dell'ambiente. L'idea di Climbing Clean è quella di coinvolgere un po' tutta l'Italia, unire l'Italia sotto la problematica dei rifiuti che si trovano abbandonati nelle zone di falesie dove si pratica l'arrampicata sportiva. Siamo qua nella palestra varesina, dove ho mosso i miei primi passi sulla plastica, e ci tenevo proprio a venire qua. Per fortuna il tempo è brutto, così scaliamo un po' indoor. No, ci tenevo perché comunque è un luogo a cui sono affezionato. Vengo qua da 20 anni, negli ultimi anni la palestra è cambiata, si è ammodernata. 20 anni fa è stato un po' per me l'occasione di riuscire a migliorarmi dal punto di vista tecnico, e venivo qua con mio papà alcune sere. Siamo alla palestra varesina anche perché è ancora oggi un luogo d'aggregazione per la comunità d'arrampicatori di Varese, e questi ragazzi che sono qua in palestra oggi sono anche quelli che domani vengono con noi a pulire in Val Ganna. Diciamo che a Varese la Varesina è la palestra storica e la Val Ganna è la falesia storica, e quindi appunto è bello il fatto di domani di andare in questo posto e ridare un po' a un territorio che per me appunto è importante. Buona, dai, a chi piace stare all'aria aperta fa male vedere che ci siano i rifiuti buttati in giro, quindi se possiamo pulire, puliamo. Piccolo contributo a salvare e a migliorare dove
dove abitiamo, dove andiamo ogni giorno, per esempio dove tutti gli appassionati di montagna o arrampicatori come in questo caso possiamo fare qualcosa per salvaguardare il nostro giardino dove facciamo l'attività ogni giorno. Minchia, triste, eh? Il problema è che è tutta plastica già decomposta e a briciole e quindi non si riesce a tirare su, per forza ci finirà nell'insalata e nell'acqua potabile e nel sangue e nella placenta delle mamme e questo è un dolore. Prima giornata di Climb and Clean, è andato tutto bene, abbiamo avuto una grossa partecipazione da un sacco di personaggi qua della zona, di cui Gruppi CAI, la palestra arrampicata, e abbiamo avuto altri personaggi, anche dei bambini che fondamentalmente ci ringrazieranno, spero un giorno o l'altro, perché alla fine io figli non ne ho, però è giusto farlo per chi ci sarà dopo, insomma. Fratello, benvenuto in Val Ganna. Poi sei cresciuto, eh? Anzi, più. Sei cresciuto qua? Sì. Eh sì, malattia verticale, 6 di più. Mica era estremo, mi ricordo ancora che... Sì, ah? Madonna. Perché le prime volte che andavo in Falesi non avevo la patente forse. Tu vedevi in Non ne hai bicicletta, motorino. qualcosa sotto con la mountain bike, che andavi con la mountain bike. Ah sì? Con la mountain bike. paura. Te con l'Alfa. Perfettamente. E poi venivi su con lo scooter rail, Eccolo, col motore, sì. a meno 15 dai tempi. Sì, avevo sfasciato la macchina. Ci conosciamo da 20 anni, dal 2002. Anche se in realtà, vabbè, ho pescato tantissimo fino al 2005. Beh, gli anni così, 2003-2004. Appuntamento fisso. Non c'era neanche bisogno di dirlo. 9 Gaggiolo. Ritrovo Gaggiolo. Alle 9. Un giorno Gaium, un giorno Cresciano. Tac, tac. Cazzo. Bella Davide. Stazione a Milano per andare poi a Pietrasecca con i nostri bei sacchi qua a raccogliere immondizia e poi a scalare anche, perché non è che raccogliamo solo immondizia. Peschiera del Garda, Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova, Venezia Mestre, Treviso.
Secca, una frazione di Carsoli accanto all'autostrada Roma-L'Aquila, di cui temo si senta il rumore. Una volta a fine anni 70 con Fabrizio Antonioli eravamo stati ad arrampicare al Gran Sasso, ma avevamo trovato brutto tempo. Abbiamo provato ad aprire una via nella zona facile della Falesia, era prima che Andrea Di Bari e gli altri cominciassero a fare i grandi strapiombi. Abbiamo fatto un tiro e poi è arrivato dall'alto un bel sacchettone grigio di spazzatura. Siamo scesi e tutto questo pendio qua sotto era pieno di lavatrici, frigoriferi e altri oggetti arrivati sotto. Ma sai, tutti i paesi italiani affacciati su forre, canyon o su pareti rocciose facevano così. Fino all'800, primi del Novecento, la gente nei paesi non aveva quasi niente da buttare. Poi quando hanno cominciato a esistere le lavatrici e affini, via. È una cosa Per questo diamo una mano alle pulizie delle nostre falesie, cercando di lasciare ai prossimi qualcosa di più decente di quello che ci hanno lasciato a noi. Pensavo proprio al fatto che persone di fuori vengono a pulire qualcosa in un posto che non è loro, no? Questo è un messaggio fortissimo, bello, cioè un messaggio che tutto è uno, tutto è nostro e tutto va rispettato, tutto va amato, bello, pensavo proprio a sti ragazzi che sono scesi e bello, e vivono la terra come un qualcosa di tutti, bellissimo. Abbiamo tirato giù la roba appesa che era pericolante, nel senso che poteva cadere. Poi ho tirato giù qualche sasso pericolante, essendo in una falesia è meglio tirarli via e boh. Però cioè, il ciglio è disseminato, insomma, cioè, bisognerebbe veramente fare. Qui a Trentinara c'è un potenziale enorme per chiodare nuovi tiri, per sviluppare l'arrampicata, quindi è stata un po' una cosa naturale, spontanea, quella di lasciare un segno, no?
Subito ho visto una linea che mi piaceva, messo gli speed, Max l'ha pulita, bellissimo tiro di 7B che si chiama I Fratelli Monnezza, dedicato in onore mio e di Max per la raccolta della monnezza. È andata benone quest'ultima tappa, c'era Max indiavolato, era veramente super indaffarato nel raccogliere tutta la spazzatura che c'era in questo posto. Devo dire che il posto comunque è bellissimo perché hai una vista incredibile sul mare, hai proprio la falesia a picco sotto il paese e effettivamente vedere un posto così con i rifiuti alla base della falesia fa una certa impressione. È stato molto più complicato delle altre tappe qui perché la distanza tra la falesia e la strada era superiore, anche l'avvicinamento complesso, ma come ho detto prima Max si è scatenato, ha dato sfogo proprio a tutta la sua fantasia, intraprendenza, energia, motivazione per allestire anche un sistema di trasporto dei carichi con una tirolese, coinvolgere tutte le persone del paese che comunque sono venute sia da Trentinara che dai paesi limitrofi che anche dall'Alto Adige per darci una mano e raccogliere tutto quello che vedete dietro di noi. È stata una giornata critica nel senso che comunque a un certo punto ha iniziato a piovere, le rocce bagnate, un casino a muoversi, però alla fine il risultato è arrivato, quasi a 2200 kg di immondizia, tanta roba. Abbiamo fatto un bel lavoro. Chiaramente c'è ancora da fare, però gli abbiamo lasciato di stecca i sacchi, quelli grandi, per portare l'immondizia e probabilmente riusciranno a finire di portare su tutto quello che mancava da portare su, che non è tantissimo, però insomma ce n'è. E comunque è facile emozionarsi perché insomma se ci tieni alle cose, è brutto quello che fondamentalmente finora abbiamo fatto. La nostra eredità fondamentalmente è immondizie e disastri. È triste dirlo, però è così. E secondo me il mondo dovrebbe cercare di cambiare perché noi abbiamo un patrimonio, le rocce là, abbiamo dei trekking fantastici e non possiamo buttare l'immondizia in giro, non esiste proprio.